Ciao a tutti e bentornati in cucina. Ma vi siete mai chiesti quanto tempo deve andare il peperone ripieno nel forno? A questa domanda si aprono svariate teorie, addirittura anche filocomplotistiche. 20 minuti, 40 minuti, 50 minuti, il tempo sembra mai non finire e quando lo tiriamo fuori è sempre crudo il peperone. Andiamo a vedere come si realizza il principe dei contorni, il peperone ripieno con i tempi di cottura accettabili. Vediamo cosa occorre per realizzare la mia versione. Allora, naturalmente i protagonisti sono i peperoni, uno giallo e uno rosso, più ne avete meglio è. Poi utilizziamo la carne trita mista, questo è sia vitello che suino, ce ne vogliono circa 600 grammi. La scamorza, questa qui non è affumicata, è quella normale, classica. Una manciata di capperi dissalati, lavati, asciugati, pronti all'uso. Sale, pepe. Parmigiano reggiano, pecorino romano, qua le quantità sono variabili, si va a sentimento. Prezzemolo fresco, olio extravergine di oliva, un cipollotto, quello di Tropea con ancora il gambo che lo vado a utilizzare in questa ricetta, 2-3 carote fresche, io ho preso quelle col ciuffo meglio ancora, un uovo intero, un bicchiere di acqua naturale, e poi la mollica di un pane, meglio ancora se è raffermo. In questo caso non lo è perché io il pane lo compro tutti i giorni fresco, quindi andrò a tirare via la corteccia e poi vi faccio vedere come utilizzare al meglio la mollica anche se non è rafferma. Gli ingredienti li abbiamo visti, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di lasciare un mi piace al video. Andiamo subito ai procedimenti, prima sigla! La prima cosa che faccio mi porto avanti con la linea andando a tagliare tutto quello che ci occorre. Ho qua sotto mano il cipollotto, quindi recuperiamo sicuramente la parte, questa qua, edibile del verde del cipollotto. Andiamo a inserire in una bowl, lo mettiamo da parte. Anche qui puliamo la cipolla di Tropea che è meravigliosa e la facciamo a fettine. Facciamo la stessa cosa anche per le carotine, quindi via la calotta. Andiamo a fare le carote piccole piccole, quindi possiamo anche farle così. Vado a recuperare e a tagliare a pezzettoni la scamorza. Mettiamo da parte anche la scamorza. Abbiamo il peperone, questo qua lo utilizzeremo ovviamente come un contenitore, una vaschetta. Non lo faccio così per il lungo perché sennò da riempire diventa veramente stopposo, allora lo taglio esattamente a metà, quindi utilizziamo questa parte del contenitore. Andiamo ad eliminare questa parte qui, via. Ecco qua come abbiamo ripulito il peperone, vedete qua abbiamo lasciato sia la parte da questa parte qui da dietro che anche dove c'è il picciolo, in modo che quando andiamo a riempirlo, questa parte qui, non ci farà strabordare il ripieno con la carne trita. I peperoni pronti a barchetta, eccoli qua, devono essere in questa maniera. Recuperiamo la mollica di pane. Allora, vedete qua, che bella. Qua in realtà è tutto morbido, quindi questa parte qua la possiamo riutilizzare, ci facciamo del pangrattato. Perfetto. Ora dobbiamo farlo a pezzettini, possiamo farlo con il coltello, andiamo a fare tanti tagli così, o se preferite si può fare anche con il robot. Vedete? Ecco qua l'effetto che si ha. È perfetto, questo qui è perfetto.
vado ad aggiungergli dentro un po' di acqua tiepida, non troppa. Acqua che bolle, un po' di sale dentro, andiamo a calare i peperoni che sono molto duri dentro per 5 minuti, dopodiché li passiamo qui nell'acqua con il ghiaccio per non far perdere colore, per raffreddarli rapidamente. 5 minuti sono passati, spegniamo e andiamo a recuperare. Vedete, è rimasto ancora compatto ma è morbido. Dentro nell'acqua ghiacciata per bloccare la cottura, subito. Padella sul fuoco ben calda, olio extravergine di oliva. Il rituale è sempre quello. Andiamo a inserirci dentro tutte le verdure, le facciamo cucinare per benino per qualche minuto. Aggiungiamo un pizzico di sale, aggiungo anche i capperi, spegniamo e andiamo a riempire i peperoni. Asciugo per bene i peperoni dentro e fuori, guardate, sono rimasti compatti, ma rispetto a prima si sono ammorbiditi e questo ci permetterà di cucinarli più velocemente, ma soprattutto avremo la sicurezza e la certezza che quando li tiriamo finalmente fuori dal forno saranno pronti per essere mangiati e non troveremo la brutta sorpresa del peperone che è rimasto duro. Mettiamo un pochino di sale all'interno, un filo di olio e andiamo a creare il nostro ripieno. Quindi vado a prendere una parte della carne trita, la inserisco dentro dove c'è anche il pangrattato, iniziamo ad impastare il tutto, andiamo a inserire le verdure, quelle che abbiamo cotto e si sono raffreddate. A questo punto l'impasto risulta piuttosto bagnato, morbido. Abbiamo ottenuto questo che sembra un mega polpettone, però non abbiamo ancora finito, ci vuole. L'uovo. Altro ingrediente fondamentale è la scamorza. Questa qui la mettiamo un po' alla volta perché non si sa mai quanto è sufficiente e quando non è sufficiente. Aggiungo un po' di formaggio e un filo di olio. Aggiungiamo un po' di pepe, un pizzico di sale e un po' di prezzemolo tritato, lavato, asciugato, mettiamolo tutto, dai. Andiamo teglia sotto carta da forno e andiamo a riempire. Olio extravergine di oliva e generosa spolverata di parmigiano o pecorino romano, come preferite. Ce ne andiamo in forno, 190 gradi per 25-30 minuti, poi vedremo. Dovrebbero essere sufficienti 25 minuti, dipende poi ognuno dal proprio forno. Ci siamo, i peperoni ripieni al forno. Forchetta, coltello, non può che dire prova dell'assaggio. Guardate che belli che sono, anzi ve li faccio vedere da più vicino. Veramente belli, cotti perfettamente sopra, la grattinatura. Prima di addentare vediamo due nozioni tecniche. Sono andati 20 minuti a 190 gradi più 5, mettiamo 5 minuti con la funzione grill. Quindi questo è stato il risultato. Ora li ho fatti un po' intiepidire, però ci siamo. Allora, ne andiamo a prendere uno, lo separo da tutti, lo metto qui su un piattino a parte, vado a tagliarlo a metà. Ci mettiamo così, vi faccio vedere così l'interno, vedete un po' come è venuto tutta la parte, ecco qua, della trita e la grattinatura sopra. Bellissimo, guardate come è morbido il peperone. Ovviamente questo è dato dalla cottura prima e anche il fatto che tutto l'impasto ha rilasciato poi la sua acqua. Mi avvicino qua, vi faccio vedere bene il boccone, mi metto qui e vi do le conclusioni. Allora, la prima osservazione da fare è che è veramente buono, perché con tutta quella cipollotta, tutte quelle carotine, i capperi,
la scamorza che si sente tutto, veramente risulta un piatto molto saporito, molto saporito. La cosa buona è la cottura dell'involucro della barchetta in peperone, perché con quella precottura di soli 5 minuti abbiamo evitato di trovarci poi quel peperone che non è mai completamente cotto, o magari risulta troppo stopposo o devi bruciarlo troppo. La conseguenza qual è? Che se faccio cucinare troppo il peperone, quindi vado oltre 40, 45, 50 minuti di cottura, ovviamente poi anche l'impasto tenderà a seccare. Cosa fa? Si restringe all'interno, tende a rialzarsi e esteticamente non è un granché e poi rimane stopposo. Invece così l'impasto risulta morbido, il peperone è perfettamente cotto, si abbina il tutto. Insomma, io direi che questo metodo è un metodo da provare. Spero, come sempre, che questa ricetta vi sia piaciuta e vi sia venuta voglia di riprovarla e di proporla anche ai vostri cari. Se così fosse, come sempre, scrivetemelo nei commenti, lasciate un like se vi è piaciuto il video e se vi ha dato un'ispirazione in più e ovviamente iscrivetevi al canale se ne avete voglia, che per me è importantissimo. Vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dal Crappa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, meno male che il tempo sta peggiorando, così si allontana anche la prova costume.